Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo questo alimentatore per caricabatterie. Si tratta del T350, se volete acquistarlo trovate il link in descrizione. Di solito prestiamo molta attenzione alla scelta del caricatore trascurando quella dell'alimentatore e affidandoci a metodi artigianali e pericolosi come la modifica di alimentatori per PC. Per chi non lo sapesse, esistono sul mercato degli alimentatori specifici per caricabatterie. Oggi vediamo questo T350 e le linee guida che bisogna seguire nella scelta dell'alimentatore che fa per le nostre esigenze. All'interno della confezione troviamo il nostro alimentatore ed un cavo per il collegamento alla rete elettrica. Questo alimentatore potete trovarlo rimarchiato da diversi brand come Thunder, Charson o altri. Comunque le specifiche per il modello T350 sono sempre le stesse. Le dimensioni sono di 16 x 9 x 4 cm. Il peso è di quasi 700 grammi. Non facciamoci ingannare dalle dimensioni molto contenute di questo alimentatore. Il T350 ha delle ottime caratteristiche in quanto ha diversi tipi di protezione, come per sovraccarico di corrente, sovratemperatura e cortocircuito. Su questo lato abbiamo l'ingresso per la corrente elettrica ed un interruttore per accenderlo e spegnerlo. Su quest'altro lato invece abbiamo la ventola per il raffreddamento ed i connettori che andranno ad alimentare il caricabatterie. La tensione in uscita di questo alimentatore è di 15 volt. I connettori sono di tipo banana, ma in alternativa possiamo infilare il cavo in questo foro e stringere il dado per bloccarlo. In generale comunque consiglio di usare connettori banana perché sono più sicuri. Vediamo ora i parametri da tenere in considerazione quando acquistiamo un alimentatore per caricabatterie LiPo. Una cosa alla quale dobbiamo prestare attenzione è la tensione necessaria per far funzionare il caricabatterie. Ogni modello lavora ad un range differente e possiamo trovare una grande varietà di valori. Questo può essere alimentato da 7 a 28 volt. Questo da 7 a 17 volt. Questo da 11 a 18. E anche questo da 11 a 18 volt. Quindi è molto importante trovare un alimentatore che eroghi una tensione in uscita che sia all'interno di questi range e vada bene per la maggior parte dei caricabatterie presenti in commercio. I 15 volt forniti da questo Thunder T350 sono perfetti per alimentare tutti i caricabatterie che abbiamo visto. Io consiglio un alimentatore che eroghi tra i 12 e i 15 volt perché questa tensione in uscita va bene per praticamente tutti i caricalipo studiati per batterie fino a 6 celle. In particolare alcuni alimentatori forniscono una tensione in uscita di 19 volt, mentre ad esempio questo modello di caricabatterie accetta un massimo di 17 volt. In questo caso non potreste usare un alimentatore a 19 volt per alimentare questo caricabatterie. Un altro parametro da considerare sono i watt, che indicano la potenza che l'alimentatore riesce a fornire. I watt devono essere sempre superiori a quello del caricabatterie di almeno un 20%. I 350 watt di questo alimentatore sono più che sufficienti per alimentare qualsiasi caricatore da 6 celle in giù. Ad esempio l'Imax è da 50 watt, questa HTRC è da 240 watt e questo Toolkit RC è da 150 watt. Questo è un caricatore per batteria ad una cella e non arriva nemmeno a 30 watt utilizzando tutti i canali contemporaneamente. Per concludere ci sono gli ampere massimi erogati, questo modello ne eroga 23. Anche questo valore è ben sopra da quanto richiesto da praticamente qualsiasi caricabatterie fino a 6S. Questo Toolkit RC è da 10 A, questa KTRC è da 10 A per canale, l'Imax è appena da 6 A e anche questo S6AC è da 6 A. In conclusione ho preso questo T350 perché mi serviva un alimentatore potente e affidabile per i miei caricabatterie. Cercavo anche un modello di dimensioni contenute e facile da trasportare. Quindi ho scelto questo perché è perfetto per tutti i miei caricatori che sono al massimo per batterie da 6 celle. Le 4 e 6S sono attualmente lo standard per FPV. Se avete esigenza di ricaricare batterie da 8, 10 o più celle, questo alimentatore potrebbe non fare il caso vostro. In questo caso sceglietene uno con watt e ampere maggiori. Se invece state cercando un alimentatore dai binari classici SDT, Toolkit, Imax eccetera, questa è un'ottima scelta perché ha tutte le caratteristiche per far funzionare a pieno regime i vostri caricatori.
Questa era la mia recensione del Thunder T350. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Se volete supportarmi vi ricordo di acquistare questo o altri prodotti attraverso i miei link, trovate l'elenco in descrizione. Potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.